Buongiorno, siamo di nuovo qui con una torretta di libri, questi sono tutti i dizionari che useremo tra poco. In questi giorni sento affermare spesso che i confini delle nazioni non devono essere cambiati attraverso azioni militari, perché questo non appartiene al diritto internazionale. Francamente, ripensando anche soltanto alla storia dell'Europa e pensando, che so, dal Medioevo in avanti, ho difficoltà a pensare a confini che non siano stati determinati a seguito di guerre, cioè i confini delle nazioni europee si sono venuti formando nei secoli, ripeto, anche soltanto dal Medioevo, attraverso le lotte tra i regni e poi ancora penso nel 1800, fine 1700, le rivoluzioni, la restaurazione, poi nuovi moti rivoluzionari, poi nuove restaurazioni e così via. E per dire, i confini nord dell'Italia sono stati ridisegnati ancora alla fine della seconda guerra mondiale, quindi insomma alla fine dell'applicazione, alle volte vittoriosa, alle volte perdente, di strategie militari. Strategie militari di cui era sicuramente un grande praticante Yahweh, che non essendo Dio, quando voleva conquistare dei territori, non poteva limitarsi a schioccare le dita e ottenere ciò che voleva, ma doveva far combattere i suoi. E li faceva combattere con delle strategie, anche ovviamente intelligenti, quando ad esempio diceva che i territori andavano conquistati nella misura in cui poi si era in grado di gestirli, di tenerli sotto controllo, cioè di amministrarli, quindi in sostanza non bisognava fare il passo più lungo della gamba. Andiamo a leggerlo direttamente come lo descriveva lui ai suoi. Quando i suoi avevano, all'inizio della conquista della terra di Palestina, avevano ancora dei timori, giustamente, e lui cercava di tranquillizzarli e diceva, qui siamo nel libro dell'Esodo: manderò il mio terrore davanti a te e metterò in rotta tutti i popoli presso i quali andrai e farò voltare le spalle a tutti i tuoi nemici. Manderò davanti a te i calabroni, e adesso con questi cerchiamo di capire che cosa sono i calabroni. E cacceranno l'Eveo, il Cananeo, l'Ittita davanti a te. Attenzione, ecco qui la strategia. Non li caccerò davanti a te in un anno solo, perché la terra non diventi desolata e si moltiplichino contro di te le bestie selvagge. A poco li caccerò davanti a te, sino a quando tu non ti sarai moltiplicato così da occupare la terra. Ecco, questa era una delle strategie di Yahweh, cioè quella di dire: noi dobbiamo conquistare il territorio mano a mano che siamo in grado di amministrarlo, di controllarlo, di gestirlo, e quindi non li caccio tutti subito. Quindi era lui che prevedeva le cose, ma prevedeva nel senso che le predeterminava, non perché fosse preveggente, e quindi diceva: faremo le cose in modo tale che siano controllabili. Quindi l'avanzata militare deve procedere in funzione della capacità, che viene subito dopo, di controllare i territori conquistati militarmente. Quindi anche questo ci fa capire chi fosse o cosa fosse in realtà Yahweh. E lui dice: mando i calabroni. Ora, i calabroni sono in ebraico rappresentati dal termine zirah. Zirah è un termine singolare femminile. E pensare che Dio, diciamo così si vuole far credere che sia, che fosse, che Dio mandi dei calabroni o api, e che questi siano in grado di cacciare per sempre da un territorio abitato dei popoli che appunto vivevano lì, avevano le case, avevano i campi, avevano gli uliveti, avevano le vigne, avevano il posto per i loro animali, avevano le sorgenti. E quindi pensare che dei calabroni fossero in grado di cacciare per sempre i popoli
in modo da lasciare che addirittura la terra diventasse desolata e venisse occupata da animali selvaggi, beh, è quantomeno poco probabile. E allora cerchiamo di capire un po' meglio, per quanto possibile, che cosa significhi il termine Zira. Ecco qui la torretta dei dizionari con i quali cercheremo di dare un significato al termine Zira, che vi ho detto prima viene tradotto con calabroni. Ora è difficile pensare che questo presunto Dio intendesse cacciare definitivamente gli abitanti di interi territori utilizzando i calabroni, perché vorrebbe dire che queste popolazioni, quindi ripeto, non una famiglia che viene aggredita in una casa, ma intere popolazioni di interi territori avrebbero, a seguito dell'arrivo di questi calabroni, abbandonato definitivamente le loro terre, perché abbiamo sentito prima, lui dice: non lo farò in un colpo solo, perché altrimenti poi la terra rimane incolta e addirittura viene riabitata dagli animali selvaggi, e quindi questo potrebbe costituire un ulteriore problema per voi. Allora, il termine Zira è un termine femminile singolare. Questo dizionario lo fa risalire alla radice Zara, cioè Zade Resh Ain, che ha il significato fondamentale di gettare a terra. E in effetti nei vari dizionari questo significato viene variamente ripreso, con l'aggiunta però ovviamente di un contenuto che va a precisare che cos'è che getterebbe a terra. Sarebbero delle affezioni della pelle, quindi qualcuno addirittura lo chiama infezione, altri li chiamano ferite sulla pelle, ma che arrivano fino al punto di gettare a terra le persone, fino alla prostrazione. E per esempio alcuni di questi dizionari dicono che si tratta di lebbra, altri come questo dicono che non si tratta di lebbra ma di affezioni cutanee più in generale, comunque ovviamente molto gravi, tali appunto da costringere le persone o a morire o ad andarsene definitivamente. E diciamo che ad esempio questo dizionario, per togliersi d'impaccio questo Zira, per esempio lo traduce come panico. Quindi adesso abbiamo visto, con l'aiuto di questi dizionari, abbiamo visto il significato delle parole che appartengono alla cosiddetta area semantica, perdonatemi il termine tecnico, quindi all'area di significati che fanno capo a quella radice che abbiamo visto prima, cioè Zade Resh Ain, da cui dipendono appunto molte parole che rimandano tutto a quel gruppo di significati che abbiamo visto essere anche abbastanza incerto, no? Tra chi dice lebbra, chi dice non lebbra, affezioni della pelle di carattere generale, eccetera. Questo tra l'altro però mi fa venire in mente una vicenda capitata durante l'Esodo, quando Aaron e la sorella Miriam si lamentano con Yahweh perché Mosè ha preso in moglie come compagna una donna non appartenente al clan delle tribù di Israele, e sappiamo bene che c'era l'ordine preciso, quindi non prenderai moglie al di fuori di, e invece Mosè tranquillamente, nonostante questo ordine preciso, tranquillamente si è preso una donna madianita. Quindi Aronne e Miriam si lamentano, Yahweh interviene e fa capire loro che in realtà Mosè può fare quello che vuole. Quindi come sempre ci sono i potenti che stanno al di sopra della legge, che non è uguale per tutti, e questo lo sappiamo bene. E cosa succede? Succede che Yahweh punisce, e uno si aspetta che punisca Aronne e Miriam, e invece punisce solo Miriam. Cioè il maschietto lo lascia tranquillo, punisce invece la donna. E come la punisce? Anche lì si dice che le fa venire la lebbra, ma anche lì il significato è incerto. E poi interviene Aronne, insomma, che chiede a Mosè di intervenire in modo da farla guarire, e in effetti poi la cosa avviene. Ecco, ma la cosa che è interessante è questa, che pare proprio di capire che Yahweh disponesse di un qualcosa con la quale poteva colpire
e, diciamo così, produrre delle patologie più o meno profonde a seconda della intensità o della quantità o della concentrazione con la quale questa cosa veniva usata. Noi sappiamo, facciamo sempre finta, quindi leggiamo ciò che c'è scritto nella Bibbia e cerchiamo di capire, perché abbiamo visto quale sia l'incertezza che c'è in questo ambito. Certo, abbiamo già detto, è difficile pensare che i calabroni scaccino popolazioni intere. Ma i greci come hanno reso questa parola? I greci hanno usato il termine sphechias, che significa sia ape, ma significa anche, secondo questo dizionario, significa anche sphechias, significa anche sphecistos, cioè palo appuntito. E ancora, secondo quest'altro dizionario, che va alla ricerca dell'etimologia delle parole greche e latine, che è quello del professor Semerano, che cosa dice? Dice che la radice sphex si rifà ad una radice semitica accadica che significa riunire, mettere assieme, cioè, come dire, creare una concentrazione. Quindi questo ci fa pensare ad un qualcosa che ovviamente non sappiamo meglio definire, quindi rimaniamo ovviamente nel dubbio. L'unica cosa che, lo ripeto, sappiamo non possono essere delle semplici api, ma quindi rimaniamo nel dubbio, ma in un qualcosa la cui concentrazione produceva quell'effetto o avrebbe dovuto produrre quell'effetto descritto da Yahweh, cioè fare in modo che queste popolazioni lasciassero definitivamente i loro centri abitati, i loro campi, tutto, insomma, in sostanza tutto quello che avevano, e lo lasciassero a disposizione del popolo di Israele, secondo i tempi, così come abbiamo visto prima. Quindi in realtà quello che possiamo capire è che Yahweh usava, diciamo così, un qualche tipo di, potremmo chiamarla arma non convenzionale, con la quale precedeva l'arrivo degli israeliti, faceva in modo di ripulire i territori, di far andare via o di sterminare le popolazioni che li abitavano, ma lo faceva in modo, almeno così dice, lo faceva in modo graduale, cioè in modo da consentire ai suoi di entrare, di prendere quel territorio e ovviamente di essere in grado di gestirlo, tipo per esempio coltivarlo e ricavarne del cibo. Quindi una strategia di penetrazione molto ben pianificata. Poi, anche se questa strategia era attentamente pianificata, ovviamente non sempre funzionava come doveva. Prendiamo per esempio il libro di Giosuè, dove al capitolo 13 a un certo punto Yahweh si rivolge a Giosuè, che era a quel punto il suo comandante in campo, che aveva sostituito Mosè, e la Bibbia dice: intanto Giosuè si era fatto vecchio ed era avanzato negli anni, cioè il tempo passava. Perciò il Signore, cioè Yahweh, gli disse: tu sei diventato vecchio e avanzato negli anni, e il paese è rimasto ancora in gran parte da conquistare. Questo è il paese che resta, e gli fa tutto un elenco di tutte le località che strategicamente sono ancora da conquistare. E questo ci sta ad indicare che anche in presenza delle strategie più raffinate, delle strategie più intelligenti, alle volte ciò che viene fatto non è sufficiente, o perché si è sbagliato qualcosa o perché non si sono rispettati i tempi. Tant'è che il popolo di Israele spesso veniva anche sconfitto, anche quando Yahweh, ad esempio, consigliava di non andare all'attacco, cioè di non provocare l'avversario. Per esempio, quando devono iniziare la conquista della terra di Canaan, Giosuè manda avanti degli esploratori. Questi tornano rappresentando un quadro insomma abbastanza pericoloso, abbastanza rischioso. Dicono di aver incontrato gli Anachiti, questi uomini molto alti, che vedevano loro come se loro fossero delle locuste, e per loro la prospettiva era la stessa, e quindi di fatto il popolo, sentendo raccontare
questa realtà che gli esploratori avevano trovato in terra di Canaan, preferiscono non procedere con la conquista, quindi con l'azione militare. Allora Yahweh si arrabbia e li punisce dicendo: bene, nessuno di questa generazione che è uscito dall'Egitto entrerà in terra di Israele, ma entreranno i vostri figli. Allora questi cosa fanno? Questi, come dire, hanno una reviviscenza di forte orgoglio e dicono: no, va bene, partiamo, andiamo all'attacco degli Amorrei. Yahweh dice a Mosè: di ai tuoi di non muoversi, di non risalire quel territorio delle montagne, perché io non sono con loro e quindi verranno sconfitti. E in effetti dice proprio così. Mosè racconta in Deuteronomio: il Signore mi ha detto, ordina loro, non salite e non combattete, perché io non sono in mezzo a voi, così che non dobbiate soccombere innanzi ai vostri nemici. Questi non seguono questa indicazione data da Yahweh, risalgono comunque la montagna, cioè vanno alla conquista di quel territorio e vengono sonoramente sconfitti. Beh, un'altra sconfitta è quella di cui ho parlato e sono sicuro che qualcuno di voi lo ricorderà in altri video, quella sconfitta raccontata nella stele di Mesha, il re di Moab, che narra appunto di una battaglia combattuta contro gli israeliti e dice: io ho preso quelli di Yahweh, racconta anche insomma le migliaia di morti, di prigionieri che ha fatto, eccetera. Quindi tra l'altro questo documento è uno dei tanti che come dire certificano la storicità della Bibbia, perché è un documento extra biblico che ci racconta una vicenda che ovviamente nella Bibbia non viene tanto ricordata per gli ovvi motivi che insomma preferivano raccontare le vittorie e non le sconfitte. Però insomma ce ne sono state di sconfitte nonostante appunto gli interventi di Yahweh. Quindi tutto questo ci dà l'idea di come appunto le strategie militari ovviamente siano variabili e debbano essere condotte con intelligenza. Cioè bisogna anche capire quando magari certe azioni non vanno fatte perché non è il momento di farle o perché non bisogna farle in assoluto. E questo mi fa venire in mente quanto scrisse Henry Kissinger. Non a caso mi riferisco per primo a lui perché è uno dei più conosciuti rappresentanti del popolo che fa capo a Yahweh, Kissinger, che nel 2014 sul Washington Post fece un'analisi geopolitica della situazione dell'Ucraina e alla fine in sostanza disse che lui consigliava, onde evitare reazioni da parte della Russia, lui consigliava di arrivare ad una sorta di reciproca insoddisfazione. Cioè si rendeva conto, come spesso succede nelle trattative, che non esiste uno completamente soddisfatto e uno completamente insoddisfatto. Quindi lui diceva: in questo caso saranno tutti e due insoddisfatti, però bisogna trovare un equilibrio tra le due insoddisfazioni. E questa è una teoria che ritengo molto molto intelligente. Peraltro lo stesso Biden ancora nel 1997, quando era senatore del Delaware, ebbe modo di dire: non dobbiamo procedere con l'espansione della NATO perché la reazione della Russia sarebbe veramente vigorosa. E allora abbiamo qui sempre la storia che si ripete. Abbiamo da un lato Yahweh che promuove una strategia di conquista, una strategia che prevede certi tempi che sono giustificati dalle forze in campo, in questo caso dalle sue forze in campo. Abbiamo Yahweh che dice anche quando non è il momento di attaccare. Abbiamo degli uomini politici che dicono che cosa sarebbe meglio fare e che cosa bisognerebbe cercare assolutamente di evitare. La storia biblica sappiamo com'è finita, perché gli israeliti, dopo aver tentato di risalire la montagna ed essere sonoramente sconfitti dagli Amorrei, si fermano a Kadesh e rimangono per lunghissimo tempo fermi a Kadesh, cioè rinunciano al loro desiderio di espansione perché capiscono che in quel momento è meglio così.
In questa situazione attuale, nel momento in cui stiamo registrando questo video, non possiamo far altro che attendere e vedere se la saggezza prevarrà. Ciao, grazie e alla prossima.